Mi dicevo, ho imparato questo, che se io vado a esorcizzare una casa con l'aiuto di un sensitivo che mi sa trovare oggetti fatturati nascosti, allora la liberazione della casa riesce. Se no, per quanto io faccia esorcismi, non riesco a liberare la casa. Notate, ci si può sbagliare, però mi ha contato anche un esempio. Una volta andati in una casa con un sensitivo, il quale ha battuto in cucina, in un certo punto c'erano le mattonelle nella parete, su una mattonella, e ha detto: questa dovete toglierla, dovete scavare qui. Oh, come mai? Hanno tolto quella mattonella, hanno tolto un po' di roba, e c'era della carne putrefatta. Una volta bruciata quella carne putrefatta, sono cessati i disturbi che c'erano in quella casa. Ecco, lo dico come un esempio di un aiuto che può dare un sensitivo quando è un vero sensitivo. Guardate, un giorno avevo appena introdotto in camera mia uno, ricordo bene, che veniva dalla Sardegna, un uomo di una cinquantina d'anni. Come l'ho introdotto, l'ho fatto sedere, mi è venuto in mente che a quell'ora avevo preso l'impegno di telefonare a un sensitivo, e gli ho telefonato. Questo sensitivo, senza aspettare che gli dicessi i motivi per cui avevo preso l'appuntamento con lui, mi ha detto subito di sua iniziativa: lei sta per benedire un uomo di una cinquantina d'anni. Guardi che a 16 anni a quest'uomo è stata fatta una fattura in odio a suo padre. Gli hanno offerto da bere del vino maleficiato e hanno nascosto una fattura in fondo a un pozzo. Da allora questo ragazzo ha incominciato a sentirsi male sempre di più. Tutte le cure sono state inutili. Dopo qualche anno è morto suo padre, lui ha sentito un miglioramento, ma è rimasto colpito al cervello al punto da non potersi applicare a nessun lavoro. Lei provi a benedirlo, ma il male è troppo radicato, credo che non otterrà nulla. E io gli ho chiesto: e se andassimo a quel pozzo a distruggere la fattura che era stata messa in fondo al pozzo? Dice: oh, inutile, quella fattura ha già fatto il suo effetto, sarebbe del tutto inutile. E guardate, ho chiesto poi a questo qui: da quanto tu ti senti male? Da quando avevo 16 anni. E hai capito come è venuto sto male? Dice: ricordo che mi avevano dato da bere del vino, in seguito, come ho bevuto sto vino, ho un male alle viscere da non poterne più. Guardate, le cose stavano veramente così. Non voglio continuare a dilungarmi con esempi, ce ne avrei tanti da dire. Posso dire che le persone da me scelte, tra tantissime che mi sono state presentate come sensitivi, sono persone di molta preghiera, di totale disinteresse, di grande carità, e soprattutto persone umilissime, che se non avessi scoperto io per caso, o non mi fosse stata data l'informazione da altri, questo loro talento, loro non me lo avrebbero mai detto. Chi sbandiera, e ne ho avuti tanti, che si sono presentati da me: padre, io sono un sensitivo, se vuole vengo ad assistere ai suoi esorcismi. No, grazie, non ne ho bisogno. Quando uno sbandiera, non vale niente, ma non è affatto un sensitivo. Aggiungo anche che è difficilissimo trovarne di autentici, mentre c'è una marea di persone che si ritiene tali o che viene stimata tale. Se c'è stato in quella casa un oggetto malefico, se c'è un oggetto malefico, in questo caso bisogna indicare a fondo circa gli scopi del maleficio, come è stato fatto. Ad esempio, se c'è un oggetto fatturato, occorre individuarlo, poi o bruciarlo, rovinarlo, pregando, bruciarlo fuori di casa, e poi la cenere buttarla in un fiume, nel mare, in un canale, in una fogna.
perché finché l'oggetto rimane in quell'ambiente tutte le altre preghiere non hanno efficacia. Un grande amico mio, ancora vivo, anche se adesso è vecchio e può far poco perché è vecchio e malato, padre Chenesot, uno dei pochissimi esorcisti francesi che ci credono e che fanno gli esorcismi. Saranno 5 o 6 in Francia gli esorcisti che ci credono e fanno gli esorcismi. Gli altri non ci credono e mandano solo dagli psichiatri. Tanto che questi esorcisti, anche quando c'è il raduno annuale degli esorcisti francesi, presieduto sempre da un vescovo nominato dalla conferenza episcopale francese, loro non ci vanno più, perché tutte le lezioni sono solo di psicologia, di parapsicologia, di psichiatria, non c'è niente che possa interessare e giovare un esorcista, non ci vanno più. Lui, padre Chenesot, ha scritto un libro che è pubblicato anche in italiano, in Italia, molto bene, le sue esperienze d'esorcista. Dice: ho impiegato degli anni a imparare come fare degli esorcismi alle case. Io gli ho chiesto: come fai allora? Che cosa hai imparato? Dice: ho imparato che avevo bisogno di trovare un sensitivo. Ho trovato un sensitivo e se andavo a fare l'esorcismo in una casa e il sensitivo mi indicava un oggetto che bisognava assolutamente distruggere, allora l'esorcismo aveva efficacia e la casa si liberava. Mentre invece se facevo l'esorcismo senza avere un carismatico che mi indicava gli oggetti da togliere, l'esorcismo non aveva nessuna efficacia. Vi noto tra gli oggetti, molte volte uno va in Cina, in Egitto, in posti dove ci sono ancora conservati quelle maschere che uno se le compra come soprammobile, come ricordo, maschere di volti. Uno li prende come ricordo, come souvenir, in buona fede. E molte volte questi sono oggetti maleficiati. E tante volte uno, ripensando, uno deve ritornare alle cause. Arriva a dire: sì, effettivamente i disturbi mi sono incominciati da quando io ho esposto in casa mia questi oggetti ricordo del mio viaggio in Egitto. Figliolo caro, allora quelli li devi distruggere, se sono di legno li devi bruciare, se sono di terracotta li devi distruggere scalpellandoli, se sono di metallo allora li butti o in mare o in un canale, in una fognatura, perché non c'è altro sistema, e poi magari pregando, prima benedicendoli, e poi magari se non hai altra soluzione puoi mettere i resti in un sacchetto e metterli non nella tua spazzatura di casa ma direttamente in uno di quei cassoni delle immondizie che ci sono per strada. Meglio poi se si sa che questi cassoni vanno a un bruciatore, meglio, però non sempre. Per esempio qui a Roma certamente vanno ai bruciatori tutti quei cassonetti che si trovano dentro gli ospedali o fuori dagli ospedali. Quelli senz'altro vanno al bruciatore, ma siccome questi bruciatori non bastano più a distruggere tutte le immondezze che ci sono a Roma e che vengono portate via dai netturbini, ecco che allora uno può metterlo lo stesso sperando che vada a finire un bruciatore, comunque viene distrutto. Oppure può essere utile la presenza di un carismatico che sia un vero carismatico, e qui dirò qualche cosa anche su di loro, come si fa a distinguere un vero da un falso carismatico. Un carismatico vero tiene nascosto il suo carisma, lo tiene nascosto. Si sta avviando la causa di beatificazione di padre Matteo Dagnano, un frate cappuccino vissuto nel 500, guardate un po', che era un grande carismatico, aveva una potenza nel fare gli esorcismi veramente carismatica, ma si legge nella sua vita che lui nascondeva questo suo carisma, lo teneva nascosto e andava a fare esorcismi solo quando i superiori lo obbligavano.
quei superiori che avevano scoperto che lui aveva questo carisma, gli altri non lo sapevano e allora non lo invitavano neanche, andava solo per ubbidienza, che abbia una profonda umiltà. Coloro che vantano di aver carismi non hanno un fico secco, coloro che si proclamano carismatici non hanno nessun carisma. Il carismatico è umile, sta nel nascondimento, non sbandiera i carismi che ha, niente affatto, non li dice a nessuno, e solo per caso si arriva a scoprirlo e allora uno ne può fare quell'uso prudente che si richiede in questi casi. Quinto punto da osservare: dai frutti si conosce la pianta. L'esperienza sulla validità di un carismatico si vede se il suo carisma è vero, se dice la verità, se è riscontrabile che ha detto la verità. È un po' quel criterio a posteriori che la Bibbia suggerisce riguardo ai veri e ai falsi profeti. Ci dice la Bibbia come si fa a capire se uno è un vero profeta o un falso profeta. Se uno fa una profezia e questa sua profezia si avvera, allora è un vero profeta. Se uno fa una profezia e la sua profezia non si avvera, allora è un falso profeta. Ci dà un criterio a posteriori, dopo i fatti. Dai frutti si conosce la pianta. Quando un esorcista scopre un vero carismatico o ha la grazia di essere aiutato da vari carismatici con carismi diversi, è tipico il gruppo che aiutava padre La Grua, il più noto e uno dei più noti esorcisti d'Italia, il più noto senz'altro della Sicilia, adesso ha 94 anni, quindi si limita a fare benedizioni, ma rarissime volte adesso fa un esorcismo, ma era aiutato anche da vari carismatici e ne parla nel suo libro. E io ne ho scritto in un altro libro che avremo poi occasione di vedere, chi continuerà ad assistere a sentire le mie trasmissioni. Ecco, conosco vari esorcisti che mi riconoscono di avere un grande aiuto per esempio da un gruppo di preghiera scelto in cui ci sono persone che hanno anche soltanto il carisma di pregare con grande fede, con intensa fede, con vera fede. Si dice il Vangelo, basta che abbiate fede come un granello di senape, però fede autentica.